Negli ultimi 4 anni, da quando abbiamo il canale YouTube, abbiamo avuto la fortuna di poter esplorare l'Italia come mai avevamo fatto prima. Ci sono un sacco di esperienze che ci sono rimaste nel cuore e oggi vogliamo consigliarvi le nostre preferite. Sapete quanto io ami le liste, faccio elenchi puntati per ogni cosa, mi aiutano tantissimo a mettere ordine e mi piacciono proprio, sicuramente qualcuno tra di voi mi può capire. Ecco, questo video è una lista, da cui potete prendere ispirazione se volete, per aggiungere nuove esperienze da fare in Italia alla vostra wishlist. Ovviamente aspettiamo come sempre i vostri suggerimenti nei commenti, così possiamo continuare a far crescere la nostra lista di desideri ancora di più. Ma ora basta con questo intro, iniziamo sul serio. Buona visione! In Italia abbiamo tante montagne meravigliose, valli incredibili e scenografiche, ma trovarsi di fronte al Monte Bianco è stata un'emozione unica. Con la Skyway che parte da Courmayeur siamo saliti per la prima volta sopra i 3000 metri. Punta-el-Bronner, punto di arrivo della funivia, si trova proprio di fronte al massiccio del Monte Bianco e dalla sua terrazza circolare il panorama sulle punte più importanti delle Alpi non è qualcosa che si dimentica facilmente. Noi ci siamo stati a gennaio ed essere circondati dalla neve soffice e alta è stato bellissimo. Fate anche la fermata intermedia al Pavilion, anche da qui lo spettacolo è assicurato. E per restare in tema invernale, o meglio natalizio, tra i vari mercatini che abbiamo visitato ce n'è uno semplicemente magico per la sua atmosfera ed è quello di Vipiteno. È piccolo e raccolto nella piazza centrale del paese, ma è tutto il contorno a renderlo fiabesco. Le case colorate, la musica che proviene dal campanile, il contesto naturale da cui il borgo è circondato. Se poi sarete così fortunati da trovare la neve, siamo sicuri che rimarrete ammagliati dalla magia del Natale che si respira qui, in questo periodo dell'anno così speciale. Se parliamo invece di esperienze culinarie, non aspettatevi da noi consigli su ristoranti stellati. C'è una cosa che dovete assolutamente assaggiare, non potete esimervi. Quando passerete dalla Liguria dovete provare la focaccia genovese. È un alimento semplice e i liguri che ci stanno guardando ora forse non capiranno, ma per noi è una delle cose più buone al mondo. La potete portare con voi durante un trekking per pranzo, oppure come pausa merenda mentre pedalate sulla ciclabile del Ponente, ma se volete provarla come un vero ligure, dovete immergerla nel cappuccino a colazione. Pazzesca, provare per credere. Ci spostiamo e andiamo in Abruzzo, secondo noi una delle regioni più sottovalutate d'Italia. C'è così tanto da scoprire tra borghi e natura. Lungo la costa vi potreste imbattere nei trabocchi, antiche strutture costruite su palafitte che servivano per la pesca e oggi convertiti spesso in ristoranti. L'esperienza che vogliamo consigliarvi è proprio cenare su un trabocco, con il tavolo che affaccia sul mare e il suono delle onde a fare da sottofondo. Il menù a base di pesce freschissimo è di solito a prezzo fisso, le portate però sono talmente tante che noi non siamo riusciti ad arrivare al secondo. Una voce che non può proprio mancare nella vostra to-do list delle attività da fare in Italia è un tour delle città del barocco in Sicilia. Noto, Modica, Ragusa Ibla, Scicli e l'isola di Ortigia Siracusa sono luoghi incantevoli. Centri storici dai colori caldi e omogenei, dove il barocco siciliano si esprime al massimo della sua bellezza. Gli edifici sembrano emettere luce propria quando i raggi del sole li colpiscono, chiese imponenti, balconi decorati e ricchi di fantasia. Insomma, un continuo capolavoro di arte e urbanistica, incastonato tra colline e vallate o di fronte al mare. E passiamo da una zona famosa ad un'altra poco visitata. Molti di voi lo sapranno ormai, noi siamo di Pavia. Nel nostro oltrepo ci sono viti a perdita d'occhio e molte cantine organizzano degustazione dei loro vini. Quando sarete qui potrebbe essere carino partecipare a un picnic o una cena in vigna, un'occasione per assaggiare i vini DOC alla fonte, incontrando chi li crea e osservare da vicino il percorso della loro produzione. Sempre in Lombardia, ma in provincia di Sondrio e più precisamente in Val Tartano, si trova il Ponte nel Cielo, un ponte tibetano lungo 234 metri, sospeso a mezz'aria e che collega i due versanti di una vallata.
Nelle giornate limpide la vista è bellissima, si arriva a scorgere fino al lago di Como. Se non siete vicini a Campo Tartano, provate a cercare nella vostra regione. Negli ultimi anni sono nati diversi ponti sospesi, anche molto più lunghi di questo. Al primo posto, ad esempio, c'è quello di Castel Saraceno in Basilicata, con i suoi 586 metri di lunghezza. E se queste sono opere moderne su cui poter camminare, in Italia possiamo ammirare testimonianze dell'uomo risalenti al 1700-1100 a.C., i nuraghi. Queste torri megalitiche emblematiche della civiltà nuragica sono misteriose e affascinanti. Trovarsi davanti a qualcosa di così complesso costruito da popoli vissuti millenni fa è impressionante. Siamo stati solo una volta in Sardegna, ma siamo rimasti colpiti dalla loro storia e cultura, oltre ai paesaggi mozzafiato e al mare di un colore mai visto prima. La prossima esperienza potrà sembrarvi banale, ma finché non ci siamo stati qualche anno fa, nemmeno noi ci credevamo. Mangiare la pizza a Napoli ha tutto un altro sapore, l'abbiamo detto. Non sappiamo quale sia il segreto, ma è completamente diversa dal resto d'Italia. E Paolo, che è un esperto di pizze, lo sapete, ve lo può confermare. Persino io, che al contrario suo non sono una grande amante del nostro piatto più conosciuto all'estero, l'ho trovata incredibile. Sapete cos'altro troviamo incredibile? L'autunno, la nostra stagione preferita in assoluto. Ed essere in montagna, immersi tra i colori del paesaggio, in questo periodo dell'anno è qualcosa da sperimentare. A Preda Rossa, in Valmasino, l'autunno è una magia. I larici diventano gialli, la piana ricoperta d'acqua si attraversa su passerelle e il silenzio che ti circonda ti mette in pace con il mondo. È un luogo straordinario, perfetto per una camminata e per ricaricare le energie, all'ombra di ghiacciai e alte cime innevate. La natura riesce sempre a regalarci tanto, ma anche l'ingegno dell'uomo a volte ci lascia senza parole. Matera ne è un esempio. Dormire nei sassi, in antiche grotte scavate nella roccia, è unico. È tra le città più antiche al mondo e vivere per qualche giorno questa realtà è veramente stupendo. Le case cambiano aspetto e colore con il passare delle ore. Se dormirete qui, uscite dalla vostra stanza all'alba, vi troverete davanti uno degli spettacoli gratuiti più belli del mondo. Dato che stiamo parlando di architettura, il Ducato dei Castelli di Parma e Piacenza e Pontremoli è una zona che vi dovete proprio segnare. In un'area relativamente ristretta si trovano 38 manieri e in alcuni di questi è anche possibile soggiornare, ci si può sposare o partecipare a rievocazioni storiche, esperienze di ogni tipo insomma. E poi i castelli hanno sempre il loro fascino, con le storie di fantasmi, cavalieri o amori impossibili. Qual è il più bello che avete mai visitato? Per noi è davvero difficile scegliere. Mentre ci pensiamo su, che ne dite di lasciare un mi piace al video o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto? Grazie mille! E per festeggiare il fatto che vi siete iscritti al canale, cosa c'è di meglio se non un ottimo spritz? Magari da bere in Piazza delle Erbe a Padova. D'altronde il famosissimo cocktail è stato inventato proprio in Veneto, all'inizio dell'Ottocento. Provarlo in uno dei salotti più belli d'Italia, con qualche cicchetto di contorno, è il modo perfetto per brindare insieme. In giro per la nostra penisola ci sono diversi luoghi che si possono raggiungere solo a piedi, tramite sentieri più o meno impervi. Savogno è uno di questi e troviamo che prendersi del tempo per scoprire posti tanto remoti sia stupendo. I 2886 gradini che permettono di arrivare al borgo sono veramente tanti, ma la soddisfazione una volta raggiunta la meta è impagabile. Il silenzio, le case che conservano un aspetto antico e gli incontri che si possono fare in questi luoghi sono sicuramente esperienze che rimangono impresse. Un altro esempio potrebbe essere Otro o Dasile. Il nostro paese ha una varietà di scenari senza paragoni e tra le tante bellezze che possiamo trovare ci sono anche diverse grotte e caverne, alcune più famose di altre. A noi è un ambiente che piace un sacco. Esplorare queste cavità naturali, vecchie in alcuni casi di milioni di anni, è surreale. Se non vi è ancora capitato, vi consigliamo di visitarle.
Sicuramente vicino a casa vostra ne avrete almeno una. Tra le nostre preferite quella di Bossea in Piemonte, la Grotta del Vento in Toscana o quella di Toirano in Liguria. Per noi non c'è niente di più speciale che provare qualcosa di mai fatto prima. L'emozione è sempre tanta di fronte ad un'esperienza inedita. 2 anni fa abbiamo dormito per la prima volta in un rifugio di montagna. Le cose che ricordiamo con più piacere sono la convivenza con gli altri ospiti, il meritato pasto dopo la camminata, che sembra sempre il piatto più buono del mondo, e tanti piccoli semplici momenti che in cima alle montagne diventano preziosi. L'alba e il tramonto sono inspiegabili. Sappiamo che non tutti possono raggiungere alcuni punti troppo in alto, ma vi auguriamo di trovare luoghi di pace come il rifugio Rosalba e passare almeno una giornata così, solo per voi stessi. Spesso si tende a visitare in Italia solo le città principali, le più famose, ma ci sono un'enormità di cittadine più piccole che vengono ignorate dalla maggior parte dei turisti e che a noi piace consigliarvi. Una fra tutte è Urbino. Cuore del Rinascimento, il suo centro storico è stato dichiarato patrimonio UNESCO nel 1998. Qui nacque uno dei più grandi pittori della storia, Raffaello, e la città conserva ovunque la sua memoria. Vicoli in salita, terrazze panoramiche che regalano scorci mozzafiato, il palazzo ducale in tutta la sua bellezza e un'atmosfera culturale che abbiamo amato. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui abbiamo apprezzato Urbino. Scegliete di visitare le città più sottovalutate, non ve ne pentirete. Quello che non facciamo abbastanza spesso sono i viaggi in treno. Ci piacerebbe viaggiare di più così. C'è una tratta iconica, considerata tra le più panoramiche al mondo, che parte da Tirano, in Lombardia. Stiamo parlando del Trenino Rosso del Bernina e se non ci siete mai stati dovrebbe essere inserito nella vostra lista delle attività da provare. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare questo percorso in stagioni opposte. Sono 2 situazioni molto differenti ma ugualmente indimenticabili. Se in estate è possibile fare escursioni e trekking nei boschi della Svizzera, in inverno il paesaggio diventa una favola. Passaggi su ponti e viadotti, mentre fuori dal finestrino scorre un ambiente montano meraviglioso, un'emozione da vivere, insomma. La costiera amalfitana non ha bisogno di presentazioni, una delle zone più riconosciute a livello globale quando si parla d'Italia. Percorrere il Sentiero degli Dei che unisce Agerola a Positano è un modo alternativo per scoprire la zona. Questo sentiero ben battuto e mai troppo difficoltoso regala vedute assurde sulla costa e sui borghi costruiti verticalmente a picco sul mare. In questa lista abbiamo inserito tanto di quello che ci piace, l'arte e la natura che ci rilassa, le camminate. Oltre alla mia ossessione per le librerie, c'è un altro luogo in cui cerchiamo di andare il più spesso possibile, il teatro. E il Teatro Olimpico di Vicenza è uno dei più belli e particolari del nostro paese. Capolavoro di Andrea Palladio, è stato il primo teatro stabile, coperto e in muratura dell'età moderna. La scenografia presente sul palco, fatta di legno e stucco, è impressionante. Le strade sembrano allungarsi all'infinito e il cielo sulla volta vuole ricreare l'impressione di trovarsi all'aperto. Pensate che viene utilizzato ancora oggi per kermesse teatrali e balletti. Lo spettacolo di luci e suoni che si tiene giornalmente è da non perdere. Prima vi abbiamo parlato di Urbino e di città meno visitate rispetto alle classiche Roma, Firenze, Napoli, Milano e Venezia. Non poteva mancare in questo elenco un accenno a Lucca per il suo Comics and Games. Scherzo, anche se è un evento notevole, Lucca è bello viverla quando ci sono poche persone in giro, in primavera magari, e girare in bicicletta sulle sue mura. Il centro storico, infatti, è tutto circondato da questa fortificazione rinascimentale che è stata trasformata oggi in un bellissimo parco urbano, su cui si può passeggiare, correre o semplicemente rilassarsi all'ombra degli alberi. È una cittadina d'arte splendida, ma la sua cinta muraria tra le meglio conservate d'Europa la rendono un luogo unico e affascinante. Quante volte abbiamo detto la parola esperienza in questo video? L'avete contate? Ecco, ora sto per aggiungerne un'altra. Per vivere queste esperienze in particolare, di solito non si viene in Italia, ma si va nel nord Europa, in Lapponia magari o in Canada, ma il nostro paese ci sorprende sempre con situazioni inusuali.
Lo scorso anno, infatti, sul ghiacciaio Presena abbiamo dormito in un igloo, un vero igloo con la temperatura interna di 4 gradi e quella esterna a meno 15 circa. È stato abbastanza surreale dormire su un letto di ghiaccio e con una cupola di neve pressata sopra di noi. Pensate che è stato tutto costruito a mano da un artista. Cosa dite? Voi ci dormireste? Cambiando completamente scenario, parliamo ora di un aspetto serissimo dei viaggi, il cibo. Poche cucine al mondo possono essere paragonate alla nostra per varietà, tradizioni e sapori. Non esiste un viaggio tutto italiano senza la scoperta dei piatti tipici, così diversi da regione a regione. Quindi il nostro consiglio è questo: includete le specialità del luogo che state visitando come parte integrante del viaggio. Andate nelle piccole trattorie, osterie, quelle a conduzione familiare e semplici. Non sarà alta cucina gourmet, ma vi assicuriamo che vi farà immergere completamente nell'atmosfera autentica del posto dove siete. Questo che stiamo per raccontarvi è qualcosa che abbiamo provato a fare, ma che non è andato esattamente come immaginavamo. Aprile, sull'Etna, non ci aspettavamo una bufera di neve e di ghiaccio. La terra nera vulcanica, però, in contrapposizione al bianco candido, era surreale. Avremmo tanto voluto raggiungere i crateri sommitali, ma il tempo non ce l'ha permesso. Dobbiamo assolutamente tornare per riprovare a esaudire questo nostro desiderio. Siamo così all'ultimo mini capitolo del video. Ci spostiamo in una regione che custodisce alcuni dei borghi più belli della penisola, l'Umbria. Qui le colline sono un mosaico di ulivi e vigneti e tra una curva e l'altra spuntano piccoli centri medievali che sembrano usciti da un libro di storia. Passeggiare per le loro stradine in pietra significa rallentare, ascoltare il silenzio, respirare un'aria antica ma viva. Non sono luoghi costruiti per turisti, sono comunità autentiche dove ogni piazza e ogni scorcio raccontano secoli di tradizioni. Visitare i borghi umbri non è solo vedere un posto nuovo, ma entrare in contatto con l'anima più intima dell'Italia. Grazie per essere arrivati ancora una volta alla fine del video. Questo venerdì un racconto un po' diverso dal solito, ma speriamo comunque di avervi tenuto compagnia. Siamo curiosi di saperlo. Quali di queste esperienze avete già fatto o vi ispirano di più? Ovviamente aspettiamo nei commenti anche i vostri consigli e suggerimenti, come sempre. Nei prossimi 3 mesi, ve lo anticipiamo, entreremo in un vortice di viaggi in Italia e all'estero che ci porterà a spostarci parecchio. Se volete seguire le nostre avventure in diretta, trovate il link al profilo Instagram e al canale Telegram in descrizione. A destra trovate un video dello scorso anno che pensiamo possa piacervi, questa volta non dedicato all'Italia ma al resto del mondo. Grazie ancora del supporto, ci vediamo tra 2 venerdì, un abbraccio, ciao! Ciao ciao!